Anni 50 si sviluppa la mania, la passione per gli aeroplani e l'idea, come da molto tempo, è quella di mettere un motore di un aereo sotto il cofano di un'auto. Poi parliamo di un motore turbina, un Fiat Turbina 8001, regime di rotazione abbassato a 22.000 giri al minuto. Disegno di quest'auto è di Dante Giacosa, un progetto per vedere la fattibilità di questo incrocio tra automobile e aeroplano. Fattibilità che porta dei vantaggi, sembra strano dirlo, ma li porta nei consumi, e porta un altro vantaggio che sarebbe la silenziosità. Il problema è che il fischio del motore a turbina è molto molto fastidioso, chiaramente. Oltre a questo, siamo nel 1954, viene sviluppata un'aerodinamica molto particolare, viene aperta la Galleria del Vento del Politecnico di Torino, testata l'automobile proprio in questa Galleria del Vento e si raggiunge un coefficiente di aerodinamica, un CX molto molto basso, è un CX di 0,14. 0,14 è rimasta per circa 2 decenni l'automobile più aerodinamica al mondo. L'automobile fa dei record di velocità, viene testata prima di tutto sul circuito del Lingotto, dopodiché portata all'aeroporto di Caselle, all'epoca ancora piccolissimo aeroporto, e testata, come detto, potenza diminuita a 200 cavalli invece che i 300 che aveva di serie, record di 250 all'ora. L'aria veniva convogliata dalla presa d'aria centrale, posta proprio in fronte all'auto, passava sotto dei canaloni presenti qua così nell'automobile, nelle fiancate dell'automobile, arrivava il bruciatore che era posto dietro la testa di autista e copilota. Bruciatore che faceva funzionare una girante, a sua volta calettata con un'altra girante che era niente meno che il compressore, e tutto questo albero era gestito da una cascata di ingranaggi che andava a finire nell'albero che comandava direttamente il differenziale. Proprio per questa cascata di ingranaggi collegata direttamente al differenziale non aveva necessità di un cambio, quindi unica velocità come su tutti gli aerei, solo 2 pedali, acceleratore e freno. 4 freni a tamburo, e cerchi direttamente della Borrani, ruote gommata Pirelli. Ovviamente qualche piccolo svantaggio c'era, uno fra tutti la risposta dell'acceleratore, come era sui primi motori turbo, qua invece abbiamo un'unica grande turbina, era leggermente in ritardo. Altro svantaggio era le temperature che si raggiungevano all'interno del bruciatore. Siamo sull'ordine dei 2000-2500 gradi, chiaramente il bruciatore posto, come abbiamo detto, alle spalle di chi guidava l'automobile. Questo ovviamente aveva degli svantaggi anche sul plexiglass che a volte poteva fondersi. Fortunatamente non è capitato su questa Fiat Turbina, ma sul prototipo invece fatto da Chrysler, sui prototipi fatti da Chrysler, tutte le guarnizioni in gomma delle loro auto turbina purtroppo si fondevano. Oltre a questo, per controllare l'automobile, all'interno abbiamo 15 strumenti diversi, c'era sempre il doppio strumento. Uno era temperatura d'ingresso della turbina, uno era temperatura d'uscita della turbina, uno pressione d'ingresso alla turbina, uno pressione d'uscita della turbina, proprio per controllare che non ci fossero delle differenze importanti e quindi dei possibili guasti. Apertura della vettura che avviene controvento. Sicuramente molto scenografica. All'interno abbiamo, come detto, tutti gli strumenti doppi per il controllo di tutte le temperature. Abbiamo contachilometri, tachimetri, controlli di temperatura, controlli di pressione. Al lato di pilota copilota abbiamo serbatoi della benzina, sicuramente non sono posti nella posizione più sicura, però erano funzionali all'aerodinamica di tutta la vettura.